Excel. Oggi, in questa nuova guida, andremo ad osservare come analizzare tramite Excel un test di sprint da 8 ripetizioni su 20 metri a navetta. Nel nostro esempio prenderemo 4 atleti diversi. Ricaveremo il tempo totale in cui completeranno la prova, il tempo medio tra tutti i tempi effettuati, il tempo migliore tra le prove e il tempo peggiore tra le prove. Tramite l'indice di fatica andremo a riconoscere l'impegno che l'atleta ha utilizzato per svolgere la prova e capire quanto è la capacità di mantenere quella determinata andatura su una serie di sprint. Concretamente valuteremo le doti di recupero di quell'atleta. Il Perfect Decay ci indica se l'atleta ha eseguito i test alla massima andatura possibile tra tutte le 8 ripetizioni. In questo caso vediamo che l'indice di fatica viene corretto da me successivamente perché ho sbagliato a scrivere la formula, come vediamo appunto nel video. Possiamo dire che le formule le troverete in basso, quindi anche se sono state scritte non correttamente, sotto nella tabella dove sono indicate vengono scritte in maniera corretta. In questo caso andiamo a vedere come l'indice di fatica viene espresso in percentuale rispetto a tutte le prove. Il Perfect Decay invece viene valutato tramite la formula somma B6 meno minimo B6 per 8, ovvero il totale delle ripetizioni. In questo caso nel file vediamo che ho inserito una parentesi in più e quindi veniva un altro risultato. Vi ringrazio per l'attenzione e continuerò questa analisi del test nel prossimo video. Ricordati che mi trovi anche su YouTube, Facebook e Instagram. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e condividi.